Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video andremo a vedere le principali differenze che ci sono tra bordi e outline in CSS. Queste due proprietà sono spesso confuse perché sono molto simili a livello proprio di sintassi e raggiungono uno scopo che sembra lo stesso, ma in realtà è molto diverso, a partire proprio dal box model fino ad arrivare a dettagli più sottili che andremo piano piano a sviscerare nel corso di questo video. Andiamo direttamente nel codice a scoprirli. Bene, come al solito mi trovo già in VS Code e ho inizializzato un po' di markup giusto per renderizzare questi due bottoni con due classi distinte, btn1 e btn2, che saranno un po' l'oggetto della nostra analisi tra bordi e outline. Andiamo quindi direttamente nel CSS a targettare questi due bottoni e andiamo ad affrontare quella che è la prima differenza importante: come bordi e outline vengono renderizzati effettivamente a livello proprio di box model CSS. Se andiamo ad esempio qui in btn1 a definire un bordo di 10 pixel solid red, andiamo a fare poi la stessa cosa su btn2 utilizzando però un outline, la sintassi è pressoché identica. Ci accorgiamo immediatamente che c'è una differenza importante, nel senso che per quanto riguarda il bordo, questo viene renderizzato appena al di fuori della mia padding box. Aiutandoci magari con l'ispezione elemento, possiamo andare a verificare che nel mio bottone ho un certo content, che in questo caso è semplicemente il testo click me, ho un padding, che è quest'area blu, dopodiché c'è subito il mio bordo, che è questa zona rossa appunto che ho definito. Per quanto riguarda invece la mia outline, possiamo vedere che essa si va a renderizzare esattamente all'esterno del mio bordo. Tant'è che se io andassi qui sul mio btn2 a definire un bordo di diciamo pure 10 pixel solid black, vedremmo che il bordo di 10 pixel è esattamente posizionato dove era posizionato il mio bordo rosso su btn1, quindi occupano esattamente lo stesso spazio a livello di box model, mentre l'outline si va ad insediare esattamente al di fuori di questa mia border box. Per quanto riguarda la seconda differenza, invece dobbiamo parlare di spazio fisico occupato, nel senso che mentre un bordo occupa fisicamente uno spazio a livello di layout, le outline non vanno ad occupare alcuno spazio. Questo lo possiamo verificare in maniera molto semplice, andando ad esempio qui a definire un bordo con una width di 100 pixel, e come possiamo vedere questo ha causato un cosiddetto layout shift, cioè tutto il layout ha risentito, diciamo, di questo bordo che ha aumentato la sua width. Se invece noi facessimo la stessa cosa sull'outline, mettendo appunto 100 pixel come width, quello che possiamo notare è che il layout non ha risentito di questo cambiamento. Diciamo che il fatto che l'outline sia aumentata di dimensione è puramente un effetto visuale, ma a livello di box model non c'è stato alcun cambiamento, e questo è perché le outline proprio non fanno parte del box model in CSS, un po' come diciamo le box shadow. Quindi questo ci permette di fare delle cose molto interessanti, perché appunto possiamo andare a giocare con le nostre outline come ci pare e non avremo mai overflow, non avremo mai layout shift. Una terza importante differenza tra bordi e outline risiede nel fatto che per quanto riguarda i bordi è possibile andare a targettare un lato specifico del bordo e stilizzarlo di conseguenza. Ad esempio, se io qui dichiarassi che il mio border right color è black, come possiamo vedere tutto il mio bordo è rosso tranne appunto per il lato destro, così come potrei dire che ad esempio il mio border right width in questo caso è di 20 pixel e quindi vediamo che la width aumenta. Posso anche utilizzare una shorthand in realtà che è border right, potrei dire ad esempio 20 pixel solid black e questo mi dà chiaramente lo stesso effetto, è solamente una shorthand. Questa cosa purtroppo non è possibile con le outline, nel senso che se io qui dichiarassi che la mia outline right è 10 pixel solid red,
come potete vedere non succede assolutamente nulla, anzi l'outline non viene proprio applicata perché CSS non sta riconoscendo questa proprietà che di fatto non esiste. Una quarta differenza, che in realtà oggi non è più una differenza ma lo era in passato, risiede nel border radius. Infatti un border radius, se dichiarato su di un elemento che possiede un bordo, quindi ad esempio border radius 100 pixel, come possiamo notare, questo fa in modo che il bordo segua perfettamente quello che è il border radius da me dichiarato. Per quanto riguarda le outline, oggi inserendo un border radius, l'outline segue perfettamente questo border radius, quindi diciamo che non esiste più il problema, ma in passato i browser diciamo non erano in grado, data un outline, di far seguire a questa il border radius dichiarato. Quindi quello che tipicamente si faceva era utilizzare un trick, quindi non si utilizzava un outline, ma tipicamente si utilizzava ad esempio una box shadow su cui si dichiarava 0, 0 come offset orizzontale e verticale, 0 per il nostro blur, e si utilizzava lo spread, in questo caso ad esempio 10 pixel red. Come possiamo notare abbiamo quindi la nostra box shadow con questi 10 pixel di spread che va perfettamente a seguire quello che è il nostro border radius, e come l'outline la box shadow non fa parte del box model, quindi non causa alcun tipo di layout shift, alcun tipo di problema a livello di layout, ma oggi più semplicemente possiamo andare a dichiarare la nostra outline e questa seguirà perfettamente il border radius da noi dichiarato. Un'ultima differenza molto importante secondo me tra bordi e outline, che spesso viene dimenticata, risiede nella possibilità delle outline di avere un offset. Per i bordi questa cosa non è possibile, non sono io a poter decidere dove posizionare questo bordo, perché come abbiamo detto prima il bordo viene semplicemente renderizzato appena al di fuori della mia padding box, ovvero dove termina il mio padding va subito ad inserirsi il mio bordo. Per quanto riguarda le outline invece abbiamo un po' più di controllo su questo aspetto, nel senso che è possibile definire un outline offset, e questo è semplicemente un valore che va a definire di quanto si deve spostare la mia outline rispetto alla sua posizione originale. Quindi ad esempio inserendo 5 pixel possiamo vedere che la mia outline rispetto alla sua posizione originale è diciamo spaziata di 5 pixel, c'è questo offset di 5 pixel, e posso inserire valori chiaramente arbitrariamente grandi e questo non causerà mai problemi di layout. Posso addirittura andare a definire un valore negativo per il mio offset, quindi ad esempio andando a dire che il mio outline offset è di meno 20 pixel, quello che otteniamo è questa outline che diciamo viene renderizzata all'interno dell'elemento stesso, e questa cosa diciamo può essere utilizzata come trick molto simpatico in diversi casi d'uso. Ad esempio un caso d'uso tipico è nel focus di un elemento. Andiamo ad esempio a targettare il mio button 2 in stato di focus e andiamo a dire che durante il focus avrò un outline ad esempio di 5 pixel solid black, ma l'offset sarà ad esempio di 5 pixel. Quindi quello che succede, io mi posiziono qui, comincio a fare tab, questa è l'outline diciamo di default generata dal browser sul mio button 1, faccio tab ancora e questa è la mia outline custom definita da me, quindi 5 pixel solid black, ma come possiamo vedere è spaziata di 5 pixel. Faccio tab ancora e il focus sparisce. Posso farlo chiaramente anche in negativo, meno 5 pixel, rifaccio tab e ottengo diciamo questa sorta di outline interna all'elemento stesso. Posso accentuare ancora di più la cosa mettendo ad esempio meno 10 pixel e l'effetto è questo qui. Quindi ci sono secondo me tante applicazioni molto interessanti per le outline, specialmente perché outline offset è anche animabile, quindi è possibile diciamo animare questa outline offset in maniera più o meno complessa, e credo che in generale le outline siano uno strumento molto valido che troppo spesso viene dimenticato e che possono risolvere veramente molte situazioni
tenendo a mente che appunto non vanno ad influire su quello che è il layout, e questo secondo me è un enorme pro rispetto ai bordi. Bene, queste erano un po' le principali differenze tra bordi e outline in CSS. Tutto il codice che ho mostrato sarà come sempre qui sotto in descrizione. Per qualsiasi domanda lasciate pure un commento, e se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e considerate di iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.